Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Uno dei prossimi progetti che intendo realizzare è un piccolo sistema automatizzato per l'irrigazione delle piante di casa. Per iniziare le sperimentazioni ho quindi acquistato alcuni di questi sensori di umidità per il terreno. In questo video cercheremo di capire come funzionano questi dispositivi e come possiamo utilizzarli nei nostri progetti. Buona visione! Dal momento che non ho mai utilizzato questo tipo di sensori, ho deciso di fare qualche test prima di partire con la realizzazione del mio progetto. Per le prove me ne sarebbe bastato uno, ma visto che ho trovato questo pacchetto da 6 che costava quanto 2 sensori singoli, ne ho approfittato, così ce li avrò già pronti quando mi serviranno in seguito. I sensori sono arrivati in una scatolina di cartone con dentro 6 buste sigillate. Ogni busta dovrebbe contenere un sensore e un cavetto di collegamento intestato. Andiamo ad aprirne una e questo è il sensore con il suo cavetto. La prima cosa che ho notato sono state le dimensioni, che sono un po' più grandi di quanto mi aspettavo. Non so perché, ma dalle immagini mi ero fatto l'idea che si trattasse di oggetti larghi all'incirca 1 centimetro. Vediamo invece che le misure sono circa 2,5 cm di larghezza per 10 di lunghezza. Sono esattamente il doppio di come me li aspettavo. Ogni sensore ha un cavetto per il collegamento. Da una parte ha un connettore a incastro per inserirsi in quello corrispondente del sensore, dall'altro lato c'è invece un normale connettore di quelli lisci. Il cavetto è piuttosto corto, sono circa 20 cm, quindi per le applicazioni pratiche andrà sicuramente prolungato in qualche modo. Vediamo adesso come funzionano questi sensori, che sono del tipo capacitivo. Esistono anche sensori di tipo resistivo, ma da quanto ho letto hanno vari problemi, tra cui l'usura dovuta all'ossidazione, per cui adesso vengono utilizzati quasi esclusivamente questi di tipo capacitivo. Il funzionamento di questi sensori è basato su di un oscillatore realizzato con un comune timer 555, che produce un'onda quadra con frequenza di circa 350 kHz. Qua la vediamo sull'oscilloscopio. Quest'onda viene fatta passare attraverso un filtro costituito da una resistenza ed un condensatore. Il condensatore però in questo caso non è un reale componente elettronico saldato sulla scheda, ma è formato da queste due piste del circuito stampato, che costituiscono la parte del sensore che andrà conficcata nel terreno. Queste piste formano in pratica le armature del condensatore, mentre il dielettrico sarà costituito dal terreno circostante. La capacità di questo condensatore varierà quindi in base alle condizioni di umidità del terreno e andrà a influenzare la risposta del filtro, ai capi del quale troviamo questo segnale. Vedete che toccando il sensore l'ampiezza del segnale varia. Questo segnale viene infine applicato ad un rivelatore di picco, ottenendo in uscita una tensione continua variabile, dipendente dalle condizioni del sensore. Qua vediamo il segnale d'uscita misurato col tester. Abbiamo una tensione di circa 2,2 volt che scende a circa 1,3 toccando il sensore. Immergendo il sensore nell'acqua la variazione è ancora più evidente. In questo caso infatti la tensione scende a circa 1 volt. Vediamo quindi come utilizzare questi sensori con Arduino. Le connessioni sono semplicissime. Utilizzando dei jumper maschio-maschio per prolungare il cavetto in dotazione, vado a collegare il cavo rosso al positivo di alimentazione e il nero al negativo.
L'uscita invece, ovvero il cavetto giallo, andrà collegato ad uno dei piedini analogici dell'Arduino. In questo caso io utilizzo l'A0. E ora carico uno sketch per andare a leggere i valori misurati dal sensore. Il programma è molto semplice, in pratica si limita a leggere il valore analogico misurato sull'ingresso A0 e a inviarlo sull'uscita seriale. Carico quindi lo sketch e ora, utilizzando il monitor seriale, posso vedere i dati che iniziano a scorrere. Abbiamo una lettura di circa 460-470 quando il sensore è asciutto, che passa a circa 215 quando il sensore viene immerso nell'acqua. Il valore letto è quindi inversamente proporzionale all'umidità. Più il terreno sarà bagnato, più basso sarà il valore misurato dal sensore e viceversa. I valori minimo e massimo ottenuti con questo test rappresentano l'intervallo di misurazione del nostro sensore e sono quindi quelli che andranno tenuti presenti per un utilizzo pratico. Un vaso o una fioriera annaffiati correttamente daranno in uscita un valore più o meno a metà strada tra i due valori di riferimento. Qua intanto, per testare i vari sensori in modo più pratico e veloce, ho collegato un display al circuito in modo da avere una lettura più immediata dei valori misurati. Come abbiamo visto, quindi, il sensore ha un intervallo di valore d'uscita suddiviso in circa 250 passi, cioè più o meno da 215 a 465. Ora vi faccio vedere come incrementare questo intervallo in modo da avere una risoluzione leggermente maggiore. Il sensore è dotato di un regolatore di tensione per cui lavora a 3,3 volt. Normalmente Arduino utilizza come tensione di riferimento per gli ingressi analogici la sua tensione di alimentazione, cioè 5 volt. Per prima cosa faccio quindi una piccola modifica al circuito, mettendo un cavallotto tra il piedino ARF e il piedino 3,3 volt. Poi aggiungo al programma questa istruzione, Analog Reference External. In questo modo la lettura degli ingressi analogici avrà come riferimento il valore di tensione di 3,3 volt. Ora carico il programma e provo a ripetere l'esperimento. Vedete che adesso abbiamo una lettura di circa 680 per il sensore asciutto e di circa 310 per il sensore immerso in acqua. L'intervallo dei valori misurati è quindi passato dai 250 precedenti a circa 370. In questo modo si può avere una misurazione un po' più dettagliata. Bene, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile, io vi invito a iscrivervi al canale e vi do appuntamento alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!